L'arte della guerra. Un caloroso saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus, è il Plus che fa la differenza. Sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male, link in descrizione. Dedico questo video ai risvegliatelli che come le foglie in autunno cadono alla prima folata di vento. Chi segue i video è al corrente che fin dall'inizio ho affermato che anche nel momento che mostrerete un video col sole di 24 ore al giorno in Antartide non può assolutamente smontare la teoria del globo, meglio la più grande menzogna del mondo inseminata come verità da meno di 500 anni. Le voci che vedrete in basso servono per coloro che sono veramente interessati a prendere visione di quanto elenco. Fin dal 1926 nelle scuole di Voliva insegnavano la terra piana e sugli annunci di ricerca di lavoro pubblicate sui giornali abbiamo trovato che gli insegnanti erano in grado di insegnare sia la terra piana che l'eliocentrismo. Negli ultimi 5 anni il numero delle persone a livello mondiale che hanno iniziato a comprendere questo grande inganno è aumentato a dismisura. I dati in Italia già nel 2021 affermano che quasi il 6% degli italiani crede che la Terra sia piatta. È un numero che sicuramente interessa a qualche partito politico, ma chi ha scoperto questo inganno conosce sicuramente gli inganni dei partiti, della moneta, di Nesara Gesara, acronimo di National Economic Security and Recovery Act, delle religioni, della medicina, eccetera. Il sole di mezzanotte in Antartide non smonta le formule matematiche di assenza di curvatura, di accelerazione e decelerazione di un corpo fisico che ruota su un asse immaginario quotidianamente e annualmente durante il percorso su una ellittica attorno al sole dove subisce accelerazioni e decelerazioni spaventose. Le costellazioni, quelle che a seconda della stagionalità dovrebbero essere nascoste dietro il sole, si vedono di notte nella parte australe. L'accelerazione gravitazionale, né tantomeno la gravità, non sono mai state dimostrate scientificamente, sono solo teorie. Pendolo ed effetto Coriolis girano entrambi in direzioni opposte a seconda dei casi e i pendoli, oltre a girare in senso inverso durante le eclissi, funzionano solo se hanno il peso metallico, non di legno. Nessuna prova di metallo fuso al cuore della Terra, è una teoria. Nessuna prova della distanza del Sole, è una teoria ed hanno modificato e modificano questo dato regolarmente. La pressione dell'atmosfera senza un contenitore che la racchiude dal vuoto dello spazio di 10 alla meno 9 torr è impossibile. Tutte queste cose sono pubblicate sulle oltre 3200 voci del prezioso indice alfabetico che raccoglie tutte queste osservazioni. Quindi qual è la trovata geniale? Mostrare il sole di mezzanotte in Antartide, quando esistono già 2 modelli della Terra piana in grado di dimostrarlo, hanno praticamente innescato una guerra per dividere il movimento pericoloso, per loro, dei risvegliati, e questa guerra psicologica serve solo a scremare e a riportare sulla strada sicura del sistema i risvegliatelli. Molti di voi hanno sicuramente letto o sfogliato L'arte della guerra di Sun Tzu. Sappiamo che molte delle cose nella storia sono state inventate e una cosa che forse non sapete è che l'arte della guerra è stato scritto da Sun Tzu, un presunto stratega militare, fra il VI e il V secolo prima di Cristo in Cina. E guarda caso la coincidenza! È stato tradotto e stampato per la prima volta in Francia nel 1772 con la riedizione del 1782 dal gesuita francese Jean-Joseph Marie Amyot. Ancora una volta un gesuita come Georges Lemaitre, ideatore della teoria del Big Bang. Nel libro si legge: ricorda, la guerra si fonda sull'inganno, il movimento si fonda sul vantaggio che ne puoi conseguire. Oppure, se invece voglio evitare di ingaggiare battaglia, inganno il nemico con fattori di diversione, così non muoverà contro di me neppure se gli indicassi la strada disegnata sul terreno. E ci sono molte altre cose interessanti da imparare su questo libro. Sun Tzu in realtà è uno pseudonimo. La traduzione Sun Tzu è Maestro Sole ed ha un senso perché i gesuiti hanno il culto di adorare il sole. Lo ha scritto Ignazio di Loyola. Cristo come sole. Come sapete, i gesuiti hanno giocato un ruolo importante dalla fondazione del loro movimento. Sono sempre stati presenti in tutte le corti mondiali di governo col loro culto ingannevole per diffondere queste idee false attraverso il sistema di educazione, come il modello eliocentrico. Sarà un caso che nel 1945 4 gesuiti sono stati testimoni sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima grazie al rosario? E potremmo andare avanti sui gesuiti che hanno collegamenti su qualsiasi cosa. E ne
La Ratio Studiorum, dal latino piano di studio, il documento che formalmente stabilì delle regole relativamente alla formazione dei gesuiti nel 1599, è un trattato di una filosofia e di inganni dove nel loro giuramento si legge: per essere sicuri di non sbagliare dobbiamo sempre regolarci in questo modo. Quello che io vedo bianco creda che sia nero, se la Chiesa gerarchica così stabilisce. In questo modo possono stabilire idee che sono contrarie alla verità per ingannare e manipolare, oltre che conquistare, come insegna, l'arte della guerra. Grazie di aver guardato.